il famoso scansuolo, proprio loro. No, che brutta vita. No, riescono sempre a strapparmi un sorriso. Voglio proprio rivolgermi a... Sì, a loro, ai re del complotto, ai signori complottisti, a quelli che credono di essere più intelligenti di tutti perché loro sì, che brutta vita devono condurre questi, che brutta, perché poi puntualmente vengono ridicolizzati, no? Quelli che vivono sempre, ribadisco, nel, nel complotto generale, senza poi andarmi a scomodare trovando chissà quali parole. Questa è... No, no, parto da questo per poi andare ovviamente a parlare della partita, perché appena è uscita fuori la notizia del focolaio che ha colpito il Sassuolo, no? La pertosse, quindi anche l'emergenza, tanti giocatori per forza di cose assenti, Matic e Thorsvet, i primi che mi vengono in mente, per cui dici no, subito, sì, subito sono usciti in massa questi signori. Ragazzi, ma parliamo di calcio, che parliamo di calcio, signori miei. E questo video sono contento che prima abbiamo parlato del Milan di Allegri, perché adesso è come se proprio i due mondi si contrapponessero. Se prima vi ho detto, guarda, che la squadra di Allegri scientemente magari a quei 15 minuti dove lì concentra il suo calcio e via, alla Juventus quei 15 minuti in cui magari non riesce a mantenere il focus, non lo so, gliene bastano 15 dove non vai a 1000 e prende gol. Cioè, è incredibile. Alla Juventus non bastano neanche 70-80 minuti di dominio, perché oggi, anche oggi mi verrebbe da dire, però essendo che ormai parliamo almeno di 6-7 partite che hanno tutte lo stesso copione, 6-7 partite dove tu crei tantissimo e dove con decisamente meno di quello che è il subito, eppure prendi gol. Ed è un copione che, ripeto, si ripete. E ne dobbiamo parlare, signori miei, come se lo facciamo oggi. Prima, come al solito, vi voglio invitare a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E domani giornata piena, perché per forza di cose parleremo e vedremo la partita del Como, interessantissima più che mai adesso, perché il Como può anche allungare, ragazzi miei, e la Roma che può la Roma non è mai uscita, però visto il momento negativo, anch'io onestamente, no? La vedevo, la continuo a vedere sotto, però è lì, quindi domani ne abbiamo di cose da dire. Scampanellate, perché non so se accorperò tutti i video o meno, quindi comunque ne parleremo, avremo modo di farlo. Ad ogni modo, grazie signori per il supporto. Non mi faccio condizionare dal risultato. Il risultato è la costanza del quanto produce la Juventus e quanto porta a casa, e per la Juventus intendo la Juventus e Spalletti, spesso e volentieri ci dice che comunque magari ottiene poco in termini di risultati, e quindi i signori, andiamo ad un'altra categoria, quella dei risultatisti, interessa solo quello, quelli magari saranno scontenti, perché adesso davvero c'è il rischio che tu no, ti possa andare male, ragazzi, perché il Como è una squadra seria. Non è semplice, ci sarà lotta davvero fino alla fine, ma ribadisco, io vedo una Juventus, quantomeno viste le ultime gestioni, vedo una Juventus che sul piano del gioco è migliorata. Poi uno, ribadisco, può appellarsi solo ai risultati e magari la Juventus non va in Champions, quindi di conseguenza via Spalletti. Per me la Juventus Spalletti è migliorata. Io vedo una squadra che oggi crea tantissimo, una squadra che, se vogliamo imputare degli errori, ribadisco, continua a giocare senza attaccanti, tant'è che Vlahovic e Milik, bello rivedere Milik tra l'altro, ragazzi, che hanno 5-10 minuti, preferisce, no, temporeggiare con le sostituzioni e inserire loro piuttosto che David Openda, per farvi capire come il mercato fatto rispetto a quello che vuole, quello che richiede
domanda, no, Spalletti, e siano praticamente veramente ai poli opposti. E, ed è mancato un po', ancora una volta un po' quello, perché devi segnare più gol in base a quanto produci. Oggi ho visto un Conceição scatenato senza ombra di dubbio. Il gol, il ribaltamento di fronte sul gol di Ildiz è bellissimo, l'azione è ben fatta. Ripeto, questa è una squadra che comunque adesso gioca a pallone, gioca molto bene per quanto mi riguarda. Non deve mai abbassare l'attenzione. Oggi lo fa addirittura Bremer, anche se solo fa un bel gol, questo va assolutamente dichiarato. Tra l'altro, se non sbaglio, è il solito Berardi mettere quella palla, ma bellissimo. Non mi ricordo se è Berardi o meno, perché io mi sono concentrato quasi unicamente sul movimento che fa Pinamonti. Veramente, no? Da attaccante vero, come gli sguscia davanti e fa quel paga tutto, paga tutto la Juventus, e poi non ha quella qualità, come abbiamo detto tante volte, per trovarlo quel gol. Oggi ho sbagliato anche Locatelli dal dischetto. Qualcuno dirà ma perché non l'ha battuto Vlahovic, perché magari non l'ha fatto. Ragazzi, tante volte è andato apposta Locatelli, c'erano giocatori c'era Ildiz, c'erano gli altri, ha battuto Locatelli e ha segnato. Oggi fosse andato un altro si sarebbe detto perché non l'ha battuto il solito Locatelli. Quindi col seno del poi è sempre troppo facile. Però secondo me la buona notizia, nonostante il pari, è che per quanto mi riguarda, più che Vlahovic vedi con Milik. Cioè Milik in 5 minuti secondo me ha dimostrato di avere, tecnicamente parlando, per caratteristiche, di essere il giocatore più, quello che può essere più determinante di tutti. Cioè Milik in 5 minuti ha fatto quel colpo di testa bellissimo, con tempismo perfetto, e tra l'altro poi Vlahovic non riesce ad impattarla neanche lui sulla respinta, e quel movimento fantastico dove, no, lo vedi proprio che taglia, si smarca anche dal fuorigioco e l'appoggia di tacco per, non mi ricordo se Kalulu o McKennie, anche quella è un'ottima occasione perché poi la mette in mezzo ma non trova nessuno. Cioè, Milik sa giocare a pallone, lo sa fare con la squadra, se sta bene, secondo me è il miglior attaccante che ha la Juventus, vi arrivo a dire. Il problema è che, ripeto, forse è più di un anno che non lo vedevamo giocare, quindi non sappiamo le condizioni. Ma se trova lui e Vlahovic con maggiore continuità, se riesce a dargli minutaggio e non ci sono ricadute, da qui a fine stagione ha sicuramente soluzioni, e sulle soluzioni poi Spalletti è bravo, perché vedi, nessuno magari dirà che Ildiz è fortissimo, lo è, ma è definitivamente esploso da quando c'è Spalletti, per esempio, perché con Spalletti, come diceva il telecronista, sono 8 gol su 10. È un giocatore, ribadisco, che ha una qualità incredibile. Lo stesso Conceição è ritornato a essere veramente dinamico, per cui ribadisco, secondo me ci saranno tante critiche, perché per tanti tifosi conta solo il risultato, e non arrivando ai risultati molti inizieranno a dubitare di Spalletti. Ne sono convinto, conosco troppo bene i tifosi, conosco troppo bene i miei polli, ma io insisto, non mi lascio condizionare dal risultato, e per me la Juventus è decisamente migliorata sotto la guida di Spalletti. E poi il Sassuolo, anche con tanti infortuni, anche con comunque una squadra per il nostro campionato, è una squadra da parte sinistra della classifica, mi permetto di dire, perché ha tanti giocatori di qualità. Berardi, poi Lorientè che è entrato, Pinamonti è un grande attaccante, Koné, Maremovic. Va bene, complimenti al Sassuolo, vanno fatti i complimenti a questa squadra che sta facendo un ottimo campionato. Pure il gol stesso che realizza, no? Qualità. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.